Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro e un nuovo interattivo. Questo interattivo di oggi è soprattutto dedicato ai single e vedremo insieme come sarà la prossima relazione che avrete, l'ambiente, la prima impressione e soprattutto l'influenza che avrà nella vostra vita. Come al solito abbiamo tre opzioni tra cui scegliere. La prima è rappresentata dal cristallo opale bianco, il secondo dal quarzo rosa e il terzo dalla metista viola. Potete stoppare adesso il video per scegliere con calma il cristallo che preferite e poi scorrere direttamente alla parte che avete selezionato. Bene, a presto, ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella dell'opale bianco. E vediamo le energie della prossima relazione, quelle che appunto daranno un po' la visione generale. E abbiamo la carta del bivio. Vedete, c'è un asinello di fronte a un bivio con varie direzioni a destra e a sinistra. Evidentemente questa nuova relazione che avrete nella vostra vita vi porrà di fronte a un bivio, sarà qualcosa di estremamente importante per voi e vi costringerà per un verso a prendere delle decisioni importanti. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Innanzitutto la prima parte della stesa esplora in che ambiente, in che occasione troverete, verrete a conoscenza di questo futuro partner. E abbiamo il 5 di coppe, il 4 di denari e il 2 di bastoni. Queste tre carte indicano che quando incontrerete questa persona sarete ancora molto toccati da una precedente perdita. Probabilmente avete avuto appunto una relazione passata che è finita male e che ancora vi manca. Siete anche però allo stesso tempo focalizzati sul vostro lavoro e la 4 di denari indica appunto che avrete una stabilità economica, può anche indicare appunto che incontrerete questa nuova persona in ambito lavorativo o comunque in relazione a le vostre finanze, magari appunto in alcune attività che si relazionano al vostro ambito finanziario e lavorativo. Il 2 di bastone rafforza questa interpretazione perché è comunque una carta di bastoni, quindi indica sempre più o meno l'ambito professionale. In più il 2 di bastoni indica appunto la volontà di esplorare nuove vie, di crescere, di ampliare i propri orizzonti e anche quindi può implicare delle scelte perché appunto è un 2 e perché appunto notoriamente il 2 di bastoni indica appunto anche la volontà di decidere come andare avanti. Vedete, questa persona è come un po' alla finestra e sta vagliando differenti possibilità per appunto ampliare, per crescere, per andare oltre il proprio stadio di evoluzione anche professionale, materiale, ma
fosse anche spirituale. Nella mano ha il globo, che quindi indica proprio l'idea di avere il potere decisionale nelle proprie mani. Quindi può indicare appunto per alcuni di voi un incontro in ambito professionale o comunque relazionato al vostro ambito materiale. Probabilmente dovrete fare delle scelte, vorrete ampliare i vostri orizzonti e in questa occasione avrete modo di incontrare il vostro futuro partner. E però sarete ancora molto alcuni di voi saranno ancora molto toccati da una precedente relazione. Per altri di voi il 5 di coppe può anche indicare che appunto vorrete nel futuro ampliare la vostra attività, le vostre economie, fare delle scelte magari per ampliare le vostre attività economiche o professionali, però appunto il 5 di coppe può indicare anche la paura di perdere qualcosa o di non essere in grado di farlo. Però io sinceramente lo vedo molto legato all'ambito emotivo, il 5 di coppe, e quindi molto probabilmente indica ancora una ferita aperta da una passata relazione. Le prossime tre carte indicano appunto la vostra prima impressione di questa relazione, di questo flirt, di questa persona che incontrerete. E abbiamo il 9 di bastoni, il 6 di spade e l'asso di bastoni. Dunque, io direi che è un'impressione positiva, soprattutto anche a livello passionale, perché notoriamente l'asso di bastoni indica appunto una forte energia anche sensuale, quindi sicuramente ci sarà una forte connessione da questo punto di vista. Allo stesso tempo avrete come un po' l'impressione che sarà difficile abbattere certi muri di questa persona che incontrerete, perché è caratterizzata dal 9 di bastoni, che è una persona, un'energia di difesa, avrà un atteggiamento un po' difensivo, probabilmente anche lui per esperienze passate o perché comunque in generale è una persona che si apre poco agli altri, e quindi avrete delle difficoltà a andare a fondo in una, diciamo, una connessione più intima all'inizio con questa persona. Allo stesso tempo per voi rappresenterà comunque la possibilità di lasciare alle spalle dei problemi, delle ferite, delle ferite aperte, delle problematiche che ancora col 5 di coppe vi stavano ferendo, vi stavano ancora dando dei problemi. Perché? Perché il 6 di spade indica comunque la volontà di andare verso appunto una situazione migliore, più pacifica, di abbandonare il caos alle proprie spalle e andare verso acque appunto più tranquille. Vedete, queste sono acque di un lago, quindi tendenzialmente tranquille, non mosse, ecco, come può essere quella dell'oceano o di un mare aperto. Quindi la prima impressione che avete all'inizio, quando incontrerete questa persona o comunque quando inizierete a frequentarla, sarà di una forte connessione a livello sensuale, sicuramente anche energetico, nel senso una forte connessione di tipo sarete sulla stessa linea d'onda per certi versi, proprio a livello di pelle. Però appunto all'inizio sarà difficile scalfire questa superficie
questa specie di muro che lui ha posto o lei che ha posto tra se stesso, se stessa e gli altri. Però appunto vi darà la possibilità appunto di lasciare il vostro caos, le vostre problematiche, i vostri dubbi, le vostre insicurezze alle spalle e andare appunto verso questo nuovo inizio con questa persona. Quindi avrete un'impressione molto promettente all'inizio. Vediamo la influenza, soprattutto nel lungo periodo, di questa relazione nella vostra vita. Abbiamo il Cavaliere di Coppe, il Cavaliere di Spade e il 10 di spade. Vediamo un attimo un'altra carta perché il 10 di spade non è molto perché i due cavalieri indicano appunto soprattutto il Cavaliere di Spade indica qualcosa che arriva anche abbastanza presto, qualcosa che si sta muovendo. Vediamo un attimo. Ok. Allora, vedete, interessante. Allora, dunque, i due cavalieri, dicevo, indicano un qualcosa che sta arrivando, che si sta muovendo, quindi probabilmente sarà anche una cosa abbastanza, arriverà abbastanza presto. Il Cavaliere di Coppe indica una persona comunque molto passionale, molto romantica, quindi avrà un'influenza diciamo benefica perché è comunque una persona che ci tiene a voi. Il Cavaliere di Spade indica comunque una persona che prende molte decisioni alla volta, è una persona che pensa in maniera veloce, che va e viene e anche non particolarmente stabile. Quindi questo appunto perché non è una persona molto stabile, perché i cavalieri non sono ancora maturi quanto i re, per esempio le regine, e quindi comunque non hanno i piedi molto radicati a terra, appunto sono persone che vanno e che vengono, sono sempre in movimento e quindi questo non vi piacerà perché il 10 di spade indica comunque appunto che questo tipo di movimento, questo tipo di andare e venire non sarà molto apprezzato da voi, vi lascerà un po' male, insomma, non vi sentirete benissimo perché il 10 di spade appunto non è una carta molto molto allegra. Vi farà le carte che sono seguite successivamente indicano appunto che dovrete lavorare per appunto creare quella stabilità che probabilmente cercate, perché sia la regina di denari che l'imperatore appunto indicano la volontà di fare di avere una stabilità dal punto di vista amoroso e dovrete faticare per questo motivo. Per questo con questa nuova persona dovrete un po' faticare, quindi comunque sarà una relazione che appunto
ci vorrà del tempo perché si stabilizzi. Ci saranno, questo è il giudizio e il 6 di coppe che indicano appunto dei ritorni, quindi probabilmente appunto il cavaliere della situazione avrà una influenza anche sul vostro passato per un certo verso, comunque avrà un'influenza positiva sulle ferite passate, vi darà la possibilità di ripensare a dei vecchi ricordi, quello del 6 di coppe, e di come dire, guarirli per un certo verso. Entrambe segnalano anche che darà comunque una freschezza, una giovialità anche alla vostra vita, però appunto le carte vi segnalano di stare un pochino coi piedi per terra perché appunto ci vorrà del tempo, ci vorrà molta fatica per creare quella stabilità tipica di una coppia appunto di lungo periodo, se è questo che volete. Perché il 10 di bastoni appunto indica che dovrete lavorare molto per creare questo tipo di radicamento della relazione. Per questo motivo molto probabilmente c'è la carta del bivio, perché evidentemente a un certo punto dovrete decidere se continuare o meno con questa relazione e su che basi. Il 9 di bastoni appunto è un po' la ragione, il motivo di base per cui è difficile creare anche una certa stabilità con questa persona, perché appunto ha delle barriere che è un po' difficile da scalfire. Quindi in generale è una relazione che non è stabilissima, però dà appunto molte soddisfazioni dal punto di vista, diciamo, sia del divertimento che dell'aspetto passionale, che appunto sanare delle vecchie ferite che ci portiamo ancora dietro. Nel lungo periodo, probabilmente il fatto che questa persona non riesce proprio a radicarsi a terra potrebbe darvi fastidio e portarvi appunto a decidere che tipo di rapporto avere con questa persona, che basi creare per questo rapporto. Bene, spero che questa piccola stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato dei spunti di riflessione. Fatemi sapere nei commenti. In caso il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Bene, siamo arrivati alla seconda opzione, quella del quarzo rosa. E vediamo subito le energie generali della prossima relazione che avranno le persone che hanno scelto questa variante. E abbiamo la carta della pace, una bellissima colomba e un uovo che indica un po' così il qui e ora, no? La completezza. Ed è una bellissima carta, penso che sia una delle più belle di questo mazzo di oracoli. Si intende appunto il raggiungimento di una pace interiore e quindi è sicuramente di buon augurio per questa prossima relazione che avrete. Vediamo un attimo cosa ci dicono i tarocchi. Allora, le prime carte indicano in che occasione, in che tipo di ambiente incontrerete questa nuova persona. Vediamo che abbiamo la carta della forza,
cavaliere, re, scusate, di bastoni, e poi il 9 di spade. Dunque, la carta della forza è molto bella, indica che incontrerete questa nuova persona in una situazione in cui appunto vi sentirete forti e autonomi, e in cui potrete poggiare, fare affidamento sulle vostre stesse gambe, appunto, quindi anche abbastanza indipendenti. E infatti il re di bastoni indica appunto una persona molto forte, molto vitale, maestra nella, come dire, guidare le proprie emozioni verso degli obiettivi specifici, anche un grande leader. Quindi sicuramente sarà in una fase della vostra vita in cui riuscirete appunto ad andare oltre le vostre paure, che infatti sono rappresentate dal 9 di spade, che sono un po' delle paure inconsce, nel senso che una certa ansia, una certa agitazione che vi contraddistingue, che in questo periodo però appunto riuscirete a, a superarle. Possono essere anche delle paure legate a questo re di bastoni, ovvero magari una persona del vostro presente, di quel momento in cui incontrerete questa persona, oppure del vostro passato, che ancora comunque vi dà molta ansia e vi dà vi crea molta agitazione. Comunque, appunto, le carte indicano sicuramente che nel momento in cui incontrerete questa nuova persona, sarete in grado appunto di affrontare questa ansia, queste paure, e avrete appunto un equilibrio interno, una forza interna molto molto alta, perché appunto la carta della forza è estremamente positiva. Vediamo un attimo che prima impressione avrete quando incontrerete questa persona, o comunque quando inizierete a incontrarla o a frequentarla, questa persona, questa relazione. Abbiamo la papessa, il 4 di denari e la torre. Interessante. Dunque, la prima impressione sarà abbastanza scioccante. Sicuramente è una persona che è una relazione all'inizio, almeno, appunto perché queste tre carte parlano proprio della fase iniziale, della prima impressione che avete, una persona che metterà in discussione le vostre idee, la vostra realtà, a cui siete molto legati, cioè quello che per voi è fonte di stabilità materiale, come segnala il 4 di denari. Quindi è una persona che vi permetterà di appunto mettere in discussione le vostre idee, i vostri pregiudizi, farvi vedere le cose in maniera diversa. E la papessa appunto è una carta che indica come voi vi connettete col vostro io interiore, con la vostra spiritualità, con i vostri desideri interni. Quindi toccherà queste corde, questa relazione all'inizio. Vi faciliterà la connessione con i vostri bisogni e i vostri desideri interni, al di fuori appunto della parte materiale, che anzi verrà appunto messa
in discussione, vedrete le cose in maniera diversa grazie a questa persona. Sarà insomma una specie di shock all'inizio, però non negativo, non la vedo negativo. La torre è una carta che di solito non piace, però in realtà dipende molto dalle carte vicine, perché comunque indica un distruggere tutte le sovrastrutture mentali che uno ha. Ecco, la base rimane, vedete, questa non crolla, però insomma tutte le sovrastrutture, i pregiudizi, i blocchi mentali, le convinzioni limitanti, i valori anche a volte un po' superficiali che uno ha, vengono messe in discussione. Quindi evidentemente questa persona, questa nuova relazione avrà questo effetto su di voi. Vediamo l'influenza di lungo periodo di questa relazione nella vostra vita, e abbiamo la regina di denari, l'otto di spade e il 7 di coppe. Io vedo una bella influenza, perché per un verso riesce a darvi stabilità, perché la regina di denari appunto è la carta un po' principe della stabilità, cioè una persona radicata, stabile emotivamente, ma anche stabile a livello materiale, quindi con una visione di lungo periodo, che sta costruendo, diciamo, il suo nido. Dall'altro, perché evidentemente è tipico di questa persona caratterizzata dalla torre, vi darà nuove possibilità di scelta, ti farà vedere le cose in modo diverso, quindi come dire, toglierà, vi offrirà la via d'uscita a situazioni in cui vi sentite bloccati, perché l'otto di spade appunto è una persona che si sente un po' imprigionata, stretta in una situazione, non vede via d'uscita, mentre appunto il sette di coppe è il vedere altre possibilità davanti a sé, il sognare, il creare nuovi spazi vitali, il vedere nuove opportunità di fronte a sé. Evidentemente è una persona molto creativa, o che comunque offre questo tipo di energia, quindi aprirà nuove porte nella vostra vita, perché da una parte destruttura, diciamo, le vostre precedenti convinzioni limitanti, e per il resto, dall'altra parte, vi offre anche delle opportunità, delle idee diverse, non dimenticando però di appunto creare una base solida, perché la regina di denari comunque indica stabilità. Quindi sicuramente la pace che viene indicato da questa carta è il frutto di una destrutturazione di sovrastrutture che vi tenete da tempo, e che questa nuova futura relazione riuscirà a buttar giù, e il frutto anche appunto di nuove opportunità, nuove visioni, nuovi progetti che potrete costruire con questa persona. E insieme una bella stesa, una bella stesa. Bene, io spero che questa piccola lettura vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto però di attivare la campanella, perché altrimenti rischiate di perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto, ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'ametista viola, e vediamo subito le energie di questa futura prossima relazione per chi ha scelto questa opzione.
e abbiamo Serendipity, vedete? È caratterizzata da questo quadrifoglio che appunto è una bella carta perché indica un'occasione da cogliere al volo che è stata posta lì da energie superiori, quindi sarà un incontro importante per anche la vostra evoluzione, diciamo, con questa futura persona. Sarà qualcosa che questa relazione che comunque sarà importante per voi, per il vostro cammino. Vediamo adesso con queste prime tre carte dei tarocchi la fase della vostra vita in cui incontrerete questa nuova persona, oppure l'ambiente o le circostanze. Vediamo, abbiamo il Cavaliere di bastoni, il 4 di denari e la carta della giustizia. Dunque può appunto essere un incontro abbastanza che viene abbastanza presto, perché il Cavaliere di bastoni indica anche un movimento, però indica soprattutto anche dei viaggi, quindi può essere anche un incontro durante appunto un viaggio, magari anche all'estero. E magari per affari, per lavoro, come può indicare il 4 di denari, però diciamo che il 4 di denari insieme alla giustizia indica, come dire, magari una fase della vostra vita, un momento della vostra vita in cui dovete prendere delle decisioni dal punto di vista economico e magari per quello fare anche un viaggio. Quindi può essere appunto legato a un'occasione pratica, magari per problemi legati alla giustizia, nel senso anche, che ne so, giustizia civile, oppure anche un momento in cui dovete prendere delle decisioni importanti dal punto di vista finanziario per la vostra stabilità, diciamo, finanziaria, perché appunto il 4 di denari indica le finanze, indica la stabilità finanziaria, il voler mettere da parte dei soldi, delle risorse per degli eventi futuri. Quindi appunto può essere in questo tipo di occasioni che riguardano le vostre finanze, il dover appunto prendere delle decisioni riguardo a queste. E può anche però appunto essere legato questo tipo di decisione anche al fatto di partire. Magari dovete cambiare città per lavoro, per dire. Quindi comunque insomma è sicuramente qualcosa legato alla vostra vita più materiale, ecco, delle decisioni da prendere, dei cambiamenti da fare. Vediamo la prima impressione che vi darà questa persona o questa relazione nelle sue fasi iniziali e vediamo il 4 di bastoni, la luna e il cavaliere di coppe. Beh, sicuramente vi darà una bella impressione questa persona, perché appunto è rappresentata dal cavaliere di coppe, che è una persona che offre amore, che è romantica, che è una persona sognatrice, dolce, e vi sentirete un po' a casa con questa persona, perché appunto il 4 di bastoni indica un po' la casa, il sentirsi accolti, il sentirsi rilassati in un ambiente familiare, quindi sicuramente vi darà l'impressione un po' di averla sempre conosciuta. E la luna nel mezzo può indicare comunque che susciterà questa persona dei desideri inconsci, delle cose, delle
emozioni sopite che ritorneranno in superficie e che voi riuscirete appunto a come dire, gestire bene grazie all'influenza positiva di questa persona, perché appunto la luna indica sempre un po' anche con quest'acqua magari delle emozioni sopite, dei blocchi inconsci che non si sono superati, delle paure un po' represse che però appunto questa persona riuscirà a farvi guarire, a farvi superare. Vediamo nel lungo periodo che tipo di influenza avrà questa relazione su di voi e abbiamo il re di spade, il 5 di denari e il 6 di coppe. Dunque, questa persona avrà sicuramente un atteggiamento molto razionale nel lungo periodo, perché il cavaliere, sì, scusate, il re di spade è una persona estremamente ponderata, che pianifica bene le sue mosse e il 5 di denari indica anche una certa senso di abbandono, nel senso che vi sentirete un po' abbandonati per un certo verso, magari perché nel lungo periodo questa persona si potrebbe rivelare per alcuni di voi un po' fredda, un po' troppo razionale, però devo dire che il 6 di coppe finale è comunque una carta di cooperazione, di equilibrio affettivo. Vedete, ci sono due bambini che, che si aiutano a vicenda per costruire un giardino con queste coppe piene di fiori, quindi è comunque una carta di serenità, di aiuto reciproco, di equilibrio emotivo, di pace interna e quindi secondo me è comunque una relazione che nel lungo periodo vi permetterà di costruire questo tipo di equilibrio interno a livello affettivo. Vedo una buona cooperazione fra voi due, anche se appunto questo re di spade può indicare o che questa persona è un po' rigida e quindi a volte vi fa sentire un attimo assetati di coccole, mettiamola così, di affetto, di un po' di comprensione nei momenti difficili. Però diciamo che tutte e tre insieme mi fanno sentire l'idea che in realtà questa persona ha un'influenza positiva nella vostra vita, perché con la sua razionalità in realtà vi permetterà di superare dei momenti difficili della vostra vita. Riuscirà a aiutarvi nei momenti di difficoltà grazie appunto a questo atteggiamento molto ponderato, molto razionale. Non è una persona che prende dei rischi e quindi nell'insieme io direi che c'è in realtà una forte cooperazione, ci sarà una forte cooperazione fra voi due e se diciamo nella quotidianità spicciola questo tipo di atteggiamento razionale
molto un po' freddino, può darvi fastidio, diciamo per le questioni grandi, per quelle importanti e fondamentali, in realtà vedo un forte supporto da parte di questa persona, soprattutto in ambito materiale, appunto perché la sua razionalità, ehm, il suo atteggiamento molto ehm, ponderato è in realtà di buon aiuto, e nell'insieme avrete appunto vi permetterà di creare questo riequilibrio. Queste due carte insieme mi danno anche l'idea che sia una persona probabilmente legata all'ambiente giuridico, perché il re di spade e la giustizia insieme mi fa anche pensare questo tipo di persona, quindi magari appunto anche qui quando incontrete questa persona per decisioni magari di livello finanziario, potrebbe essere appunto una persona che ha questo tipo di competenze giuridiche, potrebbe essere un avvocato o comunque una persona esperta in ambito finanziario. Quindi può anche essere questo tipo di indicazione. Però appunto le carte indicano che è un incontro importante per voi, per la vostro anche cammino, diciamo, evolutivo, perché appunto la carta della Serendipity indica questo tipo di occasione che ha un significato profondo nella vostra vita. Quindi è una relazione sicuramente che porterà dei benefici nella vostra vita. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!